siamo nei primi anni del Novecento e il sindaco Ottone Baccaredda a Cagliari sta portando un'ondata di progresso che sarà destinata a cambiare la città per tutti gli anni a venire. Infatti il sindaco porterà a Cagliari non solo l'acqua corrente nelle case, ma anche una linea telefonica molto più efficiente, avvierà e completerà la ristrutturazione del bastione di San Remi tanto caro ai cittadini e ergerà anche l'edificio del municipio. Ma questi sono solo alcuni degli eventi che hanno segnato Cagliari nel 1902. Infatti ce n'è stato un altro che cambierà per sempre non solo la storia di Cagliari, ma la storia anche di un intero popolo. Siamo nel 1902 e come al solito i marinai sbarcati a Cagliari dalla solita nave cargo in arrivo da Genova organizzano con gli studenti universitari la prima partita di calcio. Il fenomeno suscita subito l'interesse dei cittadini che si precipitano tutto attorno al campo da gioco per assistere a questo nuovo sport. Il calcio è definitivamente sbarcato anche a Cagliari. Il risultato finale sarà in favore dei liguri, ma l'importanza della partita giocata in Piazza d'Armi va ben oltre il risultato di quella partita. Passano un paio d'anni, siamo nel 1911 e la società ginnastica Amsicora porta per la prima volta una squadra di calcio a Torino a misurarsi con squadre provenienti da tutta Europa. I tempi per una società calcistica a Cagliari non sono ancora maturi, dovremmo aspettare al 1920 quando il chirurgo Gaetano Fichera di origini siciliane e Antonino Zedda Piras, grande imprenditore vitivinicolo, diventato poi famoso in tutta la penisola per il suo liquore al mirto, a seguito di qualche riunione fondarono il primo club di calcio di Cagliari, il Cagliari Football Club. Questo nei mesi tra maggio e giugno del 1920. Bastano 4 mesi e il Cagliari è subito in campo contro la Torres. La Torres è una squadra che ha già 15 anni di storia dietro. Il calcio infatti in Sardegna ha già messo radici nelle zone del Nord Sardegna, tra Porto Torres e la Maddalena, dove infatti sorgono le prime società di calcio, che sono proprio la Torres e l'Ilva Maddalena. La partita con la Torres finirà 5-2 in favore della squadra di Cagliari, con le marcature di Cottiglia, Mereu e la tripletta di Figari. Proprio quest'ultimo, Alberto Cocchino Figari, fu il primo vero bomber della storia del Cagliari, infatti suscitò anche l'interesse di squadre già pluricampioni d'Italia come il Genoa, salvo poi essere trattenuto in Sardegna dal padre che, non vedendo il calcio come una vera e propria professione, gli impose di rimanere a Cagliari e proseguire gli studi di medicina. Il passo successivo per il Cagliari è il torneo sardo, in cui affronterà Ilva Maddalena, l'Eleonora d'Arborea e la Torres. Il Cagliari si aggiudicherà quel torneo grazie alle grandi prestazioni e alle grandi intuizioni di Giorgio Mereu, che da allenatore e giocatore guiderà la squadra. Avanti veloce, nel 1924 il Cagliari si fonde con l'Unione Sportiva Italia, dando vita così al Club Sportivo Cagliari. Dobbiamo aspettare al 1926 per vedere finalmente il Cagliari indossare i colori che poi lo accompagneranno per tutta la sua storia. Infatti fu nel 1926 che il Cagliari indossò per la prima volta i colori rosso e blu. Cagliari e il Cagliari ovviamente sono una società appena nata, i problemi finanziari ovviamente non tardano ad arrivare. Dopo 3 cambi di presidenza nei primi 3-4 anni, il podestà, che si può dire un sindaco dell'epoca, Vittorio Tredici e l'avvocato Carlo Costamarras rilevano il Cagliari risanandolo finanziariamente. Il Cagliari fino a quel momento aveva giocato allo stallaggio Meloni, effettivamente proprio uno stallaggio, una zona con delle stalle e dei carri, al cui centro era presente un grande spiazzo in terra battuta, in cui il Cagliari, anche se non con le dimensioni perfettamente regolari, giocò tutte le sue prime partite. Con la nuova dirigenza nel 1926 il Cagliari si sposta nel campo di Via Pola e vi rimarrà fino al 1951, quando si sposterà al ben più attrezzato stadio Amsicora. Cagliari inizia a farsi un nome e iniziano ad arrivare nell'isola i primi calciatori e allenatori dalla penisola e da tutta Europa. Infatti nel 1928 arriverà a Cagliari Robert Winkler, un giocatore allenatore, portiere o centrocampista all'evenienza, che porterà a Cagliari il primo vero sistema di gioco, la piramide. Con questo schema di gioco Robert Winkler porterà il Cagliari fino a
gli spareggi promozione della Serie C, al tempo chiamato Campionato Meridionale. Il Cagliari partecipò al girone A, perdendo però poi gli scontri con le vincitrici degli altri 3 gironi. La stagione successiva, la 29-30, è l'anno in cui Robert Winkler appende definitivamente le scarpette al chiodo, dedicandosi definitivamente ad allenare solo la squadra. Si piazzerà quinto, chiudendo così il suo ciclo a Cagliari, lasciando però in eredità una grande difesa, con l'arrivo di Ilio Guerrini, padre del cronista Rai che poi narrerà le vicende del Cagliari campione d'Italia nel 69-70, e Mario Pulighedu, che insieme formarono una difesa insormontabile. Via Winkler è il tempo per un altro ungherese, si tratta di Ernest Erbstein, allenatore di caratura ben più alta rispetto a Winkler, che sarà poi protagonista negli anni successivi del Grande Torino, rimanendo purtroppo coinvolto anche lui nel grave incidente di Superga. Erbstein porta definitivamente la rivoluzione a Cagliari. Erbstein infatti è il primo a agire su tutta la struttura del lavoro del Cagliari. Sarà il primo infatti a imporre anche alle giovanili di utilizzare lo stesso schema di gioco della prima squadra e curò l'alimentazione, cosa non del tutto scontata per il periodo. Con Erbstein il Cagliari andrà anche per la prima volta in ritiro, recandosi infatti a Villa Cidro nel ritiro precampionato. Con Erbstein, confermata ovviamente la linea difensiva Guerrini-Pulighedu, arriverà in Sardegna anche Luigi Ossoinac dalla Roma, attaccante nativo di Fiume. A Roma Ossoinac verrà chiamato Ossobuco per l'assonanza con nome. Ditemi dove cazzo è l'assonanza con nome di Ossoinac con Ossobuco, là che voi romani. Ossoinac, Ossoinac. Ossoinac sarà anche protagonista nei 2 anni successivi in 45 presenze di 13 reti. Con Ossoinac arriverà in Sardegna anche Leopoldo Frankovic dalla Pro Gorizia, che rimarrà a Cagliari fino al 1934. Questo è l'anno in cui Erbstein fa il grande salto, infatti porterà il Cagliari a vincere il suo girone e portare per la prima storica volta il Cagliari in Serie B. Una menzione particolare di questa squadra va fatta da Natale Archibusacci, che abbandonerà il Cagliari dopo 5 anni, classificandosi definitivamente ad oggi come nono miglior marcatore all time della storia del Cagliari, con 52 reti. L'anno successivo, sempre con Erbstein, il Cagliari reggerà l'urto del salto di categoria, piazzandosi al 13° posto, grazie anche ai gol dell'attaccante Rodolfo Ostroman, attaccante ex Milan, che a suon di gol porterà il Cagliari a una salvezza tranquilla. Finita l'era Erbstein, si passa al terzo grande ungherese sulla panchina del Cagliari. Si tratta di Andreas Kutik, che porterà a Cagliari il sistema, un altro schema di gioco paragonabile a un odierno 3-4-3, che non porta però i risultati sperati, perché il Cagliari si classifica al 14° posto e sulla falsariga dell'anno precedente Kutik verrà esonerato a stagione in corso, lasciando il posto ad Enrico Crotti, ma il Cagliari non riuscirà a salvarsi da una retrocessione che verrà sancita dal 12° posto. È vero, il 12° posto vuol dire retrocessione, ma il Cagliari viene salvato da una riforma della FIGC che allarga le partecipanti alla Serie B dell'anno successivo e il Cagliari viene ripescato. Fiducia a Crotti per l'anno successivo, ma a stagione in corso via anche lui dentro l'ennesimo ungherese. Questa volta si tratta di Ferenc Molnar, che piazzerà il Cagliari al 9° posto, che può sembrare un ottimo risultato se non fosse che l'anno il 9° posto vuol dire retrocessione. Infatti il Cagliari retrocederà con l'ultimo posto disponibile per retrocedere. L'anno successivo il Cagliari, sommerso dai debiti, non riuscirà neanche a presentare l'iscrizione alla Serie C. Infatti il Cagliari va incontro al suo primo grande fallimento. Gli anni successivi sono gli anni della rifondazione. Infatti il presidente Mario Banditelli riporterà il Cagliari in 2 anni in Serie C, ripartendo dalla divisione regionale. In questi anni spiccano i nomi di Mariolino Congiu e di Giovanni Patata Pisano, che tuttora rimane il terzo marcatore all time del Cagliari con 88 reti. Nella stagione 37-38 il Cagliari si riaffaccia alla Serie C, ma si posizionerà ultimo posto, che però non fa retrocedere il Cagliari, perché l'ennesimo ripescaggio tiene il Cagliari in vita in Serie C. Nel 38-39 torna Winkler, che porterà il Cagliari al 5° posto, l'anno successivo lasciando però il posto a Mariolino Congiu, che da allenatore e giocatore piazzerà il Cagliari al 6° posto grazie anche ai suoi 20 gol. Siamo arrivati al 1940, quindi questo vuol dire che l'Europa sta per entrare in guerra. La guerra avrà conseguenze anche sullo sport isolano e sullo sport di tutta Italia, infatti porterà la FIGC ad estromettere le squadre sarde dai campionati nazionali per la difficoltà nei trasferimenti delle squadre per le trasferte. Il Cagliari giocherà fino al 1947 solo nei campionati regionali. Nel 1947-48 il Cagliari viene messo d'ufficio alla Serie B, venendo però inserita nel girone Nord. Il Cagliari pagherà la grande differenza a livello socio-economico con il Nord, infatti retrocederà l'anno stesso in Serie C. Negli anni successivi il Cagliari rischia di nuovo una ulteriore retrocessione anche dalla Serie C, se non fosse che Winkler sbatte la porta e va via, lamentando un comportamento indecente della società che non bada a spese nella
nelle trasferte, facendo poi ricadere i problemi economici su staff e su giocatori, lasciando il posto ad Armando Latella. Quest'ultimo salva il Cagliari e ci affacciamo così alla stagione 49-50. La stagione 49-50 è l'anno del ribaltone, infatti a Cagliari via il presidente Zunino, dentro Domenico Loi, che porterà a Cagliari in prestito dall'Inter due giocatori che si riveleranno dei capocannonieri, uno in una stagione e uno nell'altra. Si tratta di De Prati e Barbieri, che chiuderanno le stagioni 49-50 e 50-51 a quota 13 e 12 reti. Infatti nelle due stagioni 49-51 il Cagliari si posizionerà quinto e sesto, grazie anche alla guida di Mariolino Congiu, che nel frattempo è tornato sulla panchina del Cagliari per sostituire Latella, e l'anno successivo sotto la guida di Enrico Carpitelli. Si chiude questo primo trentennio rossoblu con il trasferimento dal campo di Via Pola, dovuto anche al sempre crescente numero di tifosi che va a vedere le partite. Il Cagliari si trasferisce nello stadio Amsicora con una capienza di 15.000 spettatori. Il 51-52 è l'anno giusto per il Cagliari, infatti arrivano il bomber Berkaric, l'allenatore Federico Allasio e il direttore tecnico Cenzo Soro, che già aveva calcato i campi di Cagliari negli anni 30 in una breve parentesi da portiere. Con questi tre personaggi il Cagliari centrerà la promozione in Serie B grazie ai 30 gol di Berkaric, che porteranno il Cagliari sia a vincere il campionato che a vincere poi gli spareggi promozione con le altre vincitrici dei gironi. La Serie C quell'anno era in riforma e la Serie C dall'anno successivo sarà a girone unico, relegando così l'altra squadra sarda presente nel campionato di Serie C, la Carbo Sarda, alla retrocessione, pur piazzandosi nona su 18 squadre. Questi sono i primi passi della storia del Cagliari Calcio. Ci sarebbero state tantissime altre cose da dire, ma ovviamente per necessità di tempistiche ho dovuto stringere un po' gli avvenimenti, diciamo. Nel prossimo episodio vedremo il Cagliari arrivare finalmente in Serie A, quindi i traguardi che raggiungerà tra gli anni 50 e gli anni 60. Ci sono tante cose che vorrei raccontare del Cagliari, oltre ovviamente alla storia in sé, anche qualche aneddoto o magari qualche esperienza personale che ho vissuto. Questo però verrà più avanti. Ovviamente io ho ricordi del Cagliari, forse il primo ricordo del Cagliari che ho è Genoa-Cagliari 4-2 nel 2003-2004. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Forza Castello, ciao!